Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Faremo le pagelle di Juventus-Napoli. Le dovevo fare ieri, ma per problemi tecnici e di connessioni e quant'altro non è stato possibile. Approfittiamo anche del fatto che ieri si è giocata l'ultima partita di questa 31esima giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto con la Roma, quindi faremo anche un recap della classifica perché la zona Champions è diventata bollentissima. Andiamo per gradi. Prima di cominciare, come sempre, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico qualcosa e andiamo a fare queste pagelle del nostro Napoli, Spalletti compreso. Meret, 6,5 a Meret, poteva essere un 7, ma l'unica cosa che non mi è piaciuta è stata una respinta a centro area con i pugni dopo un tiro della Juve dove tu devi respingere quella palla o a destra o a sinistra. Lo insegnano nelle scuole calcio e da un portiere che gioca in Serie A del calibro di Meret queste cose non me le aspetto, o meglio, vanno limate perché in quel momento potevi trovarti l'attaccante di turno, il centrocampista che si inseriva, di tapin, ti buttava la palla dentro ed eri 1-0 sotto. Detto questo, comunque prestazione tutto sommato più che sufficiente, 6,5 a Meret. 6,5 alla coppia centrale Kim Min-jae e Juan Jesus, anche se vogliamo dare... No, diamo lo stesso voto, però devo analizzare una situazione su Juan Jesus, che è quella del secondo gol annullato alla Juve, dove la palla toccata da Chiesa esce sul fondo tutta quanta, quindi viene annullato il gol, però in quel momento Juan Jesus si fa sovrastare da Vlahovic, nemmeno sovrastare, ma si fa ingannare, ecco, si fa ingannare da Vlahovic, perché Vlahovic fa un passo indietro, riceve il pallone e la butta dentro, quando Juan Jesus tu ce l'avevi addosso la marcatura, quindi è stato una mancanza di concentrazione, vai, ma comunque 6,5 partita più che sufficiente della nostra coppia centrale. Diamo un 6,5 anche ad Olivera, partita tutto sommato buona, solo che si deve migliorare nella fase offensiva. Non era la partita di ieri dove potevi vedere se migliorare o meno, perché a centrocampo non avevi Zielinski, che dal punto di vista tecnico ti mette in condizioni di poter fare l'1-2, ti mette in condizioni di sovrapporti, cosa che Ndombele fa di meno. Quindi c'è anche questo aspetto da analizzare, ma tutto sommato partita più che sufficiente. 6,5 anche ad Olivera, diamo un 7 a Di Lorenzo, il nostro capitano, perché per carisma, per voglia di portarla a casa e per alcuni passaggi addirittura da rifinitore. Di Lorenzo fa un passaggio filtrante che poi è una sorta di cross quasi rasoterra da metà campo, mette Osimhen davanti alla porta tra i due centrali. Osimhen tira, la palla va alta sicuramente, però la visione di gioco di un terzino non è quasi mai quella che ha Di Lorenzo. Di Lorenzo ha la visione di gioco di un centrocampista completo, tanto è vero che anche in passato, quando ha cominciato ad affacciarsi al calcio professionistico, veniva schierato anche come prima punta. Quindi Di Lorenzo ce le ha questi numeri ed è una fortuna avere un terzino destro del genere in squadra. Sia perché è il capitano, sia per come è umile a livello caratteriale e per ciò che dà alla squadra in tutte le partite. E poi quest'anno io non ricordo di aver fatto delle pagelle e aver detto oggi Di Lorenzo ha steccato la partita. Possono esserci state partite forse sottotono, ma di partite steccate quest'anno nemmeno l'ombra. 7 a Di Lorenzo, 7 anche ad Anguissà, è tornato ai suoi livelli. Anguissà quando è in condizione, quando mentalmente non ha niente da pensare, si prende il centrocampo e lo domina in lungo e in largo. Esagerato anche in questa partita, ha dovuto anche fare qualcosina in più in fase di impostazione perché lo bot che era chiuso dal centrocampo della Juve, quindi bene anche da questo punto di vista. Mi è piaciuto tantissimo il nostro Anguissà, oro colato a centrocampo perché di incontristi barra centrocampisti offensivi come Anguissà non se ne trovano. Lobotka
6,5 allo Lobotka, un primo tempo inglobato tra il centrocampo della Juve, dove ha giocato pochi palloni, però non ha sbagliato quasi nessun passaggio, e poi più che sufficiente il voto anche perché quel recupero di quella palla sul primo gol della Juve, dove Milik tocca prima la gamba di Lobotka e poi il pallone nei fotogrammi, senza che cominciamo, quel fallo non c'era e quel fallo non c'era, perché altrimenti diventa una litania eh, non insostenibile, ma diventa una litania che non serve a niente, perché il VAR è stato istituito per questo. C'è il VAR, ci sono i fotogrammi, tocca prima la gamba e poi il pallone, fallo e arrivederci. Poi ci sono i protocolli, va bene. I protocolli servono solamente a confondere le idee, dal mio punto di vista. Non parlo solo della situazione Milik-Lobotka. In generale, se c'è il VAR e ci sono situazioni dubbie, si devono risolvere con la tecnologia, no? Che quel determinato fallo l'arbitro può decidere in campo e il VAR non deve intervenire. Un altro fallo può intervenire il VAR e l'arbitro non conta. No, decisioni dubbie che portano a situazioni offensive, calci di rigore, gol che devono essere annullati. Si va al VAR e si risolve la situazione. Basta. O meglio, vogliamo essere ancora più trasparenti. Mettiamo 4 challenge a partita per squadra. Così, invece di far decidere al VAR, la situazione dubbia la si decide in campo. Il calciatore, se è stato toccato, va dal mister, il mister richiama il challenge come si fa nella pallavolo e siamo tutti più contenti. Poi vedremo se le partite diventano più o meno trasparenti di oggi. Detto questo, Don Belé. A Don Belé gli voglio dare un 6,5 di incoraggiamento, perché poteva essere un 6 dal mio punto di vista, perché ci sono alcune azioni dove hai letto maluccio l'interpretazione, dove potevi passare il pallone e ci rendevamo più pericolosi. Qualche tiro che è andato alle stelle potevi farlo meglio, perché dal punto di vista tecnico un centrocampista come Ndombele ha quei numeri e può fare quelle cose, quindi ci si aspetta qualcosa in più, anche se credo che il Napoli non lo riscatterà, perché 30 milioni, la richiesta di 30 milioni per il riscatto del Tottenham sono troppi, sono d'accordo che sono troppi, quindi credo che parta, e mi dispiace perché Ndombele è un centrocampista che mi è sempre piaciuto. Detto questo, andiamo al trio d'attacco. 6,5 a Lozano, meglio in fase di copertura, ha fatto due interventi in fase di copertura coprendo Di Lorenzo che poi va avanti e rispedendo al mittente azioni che potevano diventare pericolose. 6,5 ad Osimhen che sta ritrovando lo smalto al quale ci aveva abituato prima dell'infortunio, però non ci siamo ancora al 100%, nemmeno con la condizione fisica. Lo si è visto su quel lancio che ho nominato prima di Lorenzo tra i centrali, che poi lui ha spedito alto. Quella palla l'Osimhen di un mese fa l'avrebbe buttata dentro, palla e portiere, e stavamo già 1-0 molto prima. Diamo un 7,5, anzi diamo un 8 a Kvaratskhelia, perché nel primo tempo era l'unico calciatore del Napoli con i piedi educati per poter battere calci di punizione, calci d'angolo, per poter fare da rifinitore, perché non avevi Zielinski in campo, Elmas in panchina, quindi a livello di qualità tra centrocampo e attacco non è rimesso molto bene, e Kvaratskhelia ha fatto tutto in maniera impeccabile. Infatti è stato sostituito poi da Raspadori che era stremato. 8 a Kvaratskhelia che è il migliore in campo. La panchina. 7 ad Elmas e 7 a Zielinski che hanno spaccato letteralmente la partita. Al di là dell'azione del gol confezionata da Zielinski, rifinita da Elmas e finita da Raspadori, hanno letteralmente fatto impazzire il centrocampo della Juve e la linea difensiva. Voi che sono stati inseriti quando la squadra bianconera era comunque sulle gambe a livello atletico, a livello di fiato, quindi se sei un giocatore che col pallone ci sa fare a livello tecnico, non hai niente da invidiare a nessuno, sali in cattedra e fai questo genere di prestazioni. Diamo un 7 a Raspadori, dici sì ma è entrato tardi, gli possiamo dare il voto, sì.
Gli diamo un 7 solamente perché, a parte il farsi trovare libero sull'azione del gol, ma quel gol, cari ragazzi, è di una difficoltà esagerata. È vero, eri solo, potevi coordinarti come volevi tu, ma 90 su 100 quei palloni vanno a finire in curva o vengono svirgolati. Tenere quella palla bassa è un gesto tecnico da non sottovalutare. E poi Raspadori ci ha fatto vedere che destro e sinistro non cambia praticamente niente. 6 politico a Rachmani che è uscito, cioè che è entrato ovviamente al posto di Lobotka. Gli diamo un 6 politico perché non gli possiamo dare il voto a Rachmani, non è successo niente, non c'è stato nessun intervento degno di nota, così come è stato con Raspadori che hai fatto il gol scudetto, quindi meriti anche il voto e diamo un 7,5 a Spalletti che poteva essere un 8 per una sola cosa, perché Zelinski ed Elmas sarebbero potuti entrare al 60° e non al 70° quasi. È andata bene la partita, l'hai vinta, l'hai portata a casa, però secondo me in una partita del genere al 60° serviva come il pane l'apporto tecnico dei due che poi sono stati coloro che hanno diviso la partita in due. Solo questo, però è un 7,5, non è per niente una bocciatura per Spalletti che quest'anno ha plasmato un Napoli a dir poco perfetto. Finite le pagelle, vediamo un attimo cosa è successo nella classifica di Serie A perché ci sono stati dei risultati che hanno accorciato la lotta Champions. La Lazio che ha perso, l'Atalanta che ha vinto contro la Roma, Milan e Inter hanno dominato rispettivamente le due partite e le hanno vinte, però troviamo una Lazio a 61, la Juve a 59, al di là dei 15 punti, li togli, li metti, li togli, li metti, non lo sapremo mai, però 61 la Lazio, 59 la Juventus, 56 Milan e Roma e in 4 punti troviamo anche l'Atalanta e l'Inter, 52 l'Atalanta, 54 l'Inter e 56 appunto Milan e Roma. Diventa una corsa Champions avvincente come non mai, secondo me, quest'anno in Serie A. Poi ci sono ancora degli scontri diretti da giocare tra le prime 6 della classe, le 7 con l'Atalanta compresa, quindi campionato avvincente da questo punto di vista. C'è stata la vittoria in rimonta del Monza, io ho visto la partita e il Monza gioca veramente a viso aperto e se la va a giocare con tutti. Sotto con la Fiorentina ha vinto la partita 3-2. Mi è piaciuta anche la partita che ha fatto l'Udinese, che credevo che la Cremonese potesse dar filo da torcere, sai, sulla cresta dell'onda. Hai vinto 2 partite, però l'Udinese nel primo tempo ha ammazzato la partita 3-0, chiusa lì. E nelle retrovie è successo che il Verona si porta a un punto dallo Spezia e quindi ci si gioca questa retrocessione sul filo del rasoio. Cremonese e Sampdoria lontane, lo sono lontane 7 punti dal Verona. La vedo adesso molto complicata, però Verona, Spezia, Lecce a 28. Non voglio metterci anche l'Empoli della Salernitana perché 32 e 33 punti comunque diventano 6 punti di differenza, che non sono pochi a poche giornate dalla fine. Però mai dire mai, può anche essere che se la giocano in 4, tipo Verona, Spezia, Lecce ed Empoli, la zona retrocessione. Questo non lo possiamo mai sapere. Quindi vedremo poi cosa succede nelle prossime partite. Però tra la zona retrocessione e la qualificazione alle coppe è veramente tirata. È veramente una Serie A tirata. Al di là che il Napoli abbia vinto quasi lo scudetto, sarà bello poi comunque vedere anche le partite che verranno. Questo era quanto per questo recap, ragazzi, della Serie A. Abbiamo fatto le pagelle di Juventus-Napoli e mi scuso nel non averle fatte ieri, ma purtroppo quando ci sono problemi tecnici dobbiamo ovviare in qualche modo. Ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale se vi va e sempre Forza Napoli. Ciao!